Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa molto, un argomento che ha fatto discutere, un argomento che ha diviso le acque nel mondo del gossip turco. Parliamo del dramma, della saga, quasi di un romanzo epico tra Neslihan Atagul, Burak Özçivit e la verità dietro a tutto questo. Sì, avete capito bene. Oggi andremo a sviscerare una questione che, a distanza di anni, continua a far parlare di sé. Cercheremo di capire cosa è successo veramente, chi aveva ragione e chi torto, e soprattutto, cercheremo di fare un po' di chiarezza in questo mare di speculazioni e indiscrezioni. Prima di iniziare, però, vi chiedo una piccola cosa. Se questo genere di contenuti vi piace, se amate il gossip turco e le soap opera turche come le amo io, vi invito a iscrivervi al canale. Attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video e non vi perderete nemmeno un succulento dettaglio. Promesso, non ve ne pentirete. Ok, bando alle ciance e iniziamo. Preparatevi perché questa è una storia piena di colpi di scena, amicizie interrotte, set cinematografici tesi e, ovviamente, tanta polemica. Tutto, come sapete, ruota attorno alla serie televisiva Kara Sevda, un vero e proprio fenomeno di successo in Turchia e in molti altri paesi, Italia compresa. Burak Özçivit e Neslihan Atagul erano i protagonisti. Kemal e Nihan, una coppia tormentata e appassionata che ha fatto sognare milioni di telespettatori. L'alchimia tra i due attori era palpabile, e questo ha contribuito enormemente al successo della serie. Ma Kara Sevda non è stato solo un successo televisivo, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, con fan che seguivano ogni episodio con il fiato sospeso, analizzando ogni sguardo, ogni gesto, ogni parola dei protagonisti. La chimica tra Neslihan e Burak era così intensa che molti si chiedevano se la loro relazione fosse solo finzione o se ci fosse qualcosa di più. Ma cosa è successo dietro le quinte? Cosa ha incrinato questo idillio? Beh, qui iniziano le speculazioni, le voci di corridoio e le diverse versioni della storia. E qui, cari amici, entriamo in un territorio minato, dove la verità si mescola con la finzione, dove le voci si amplificano e le interpretazioni si moltiplicano. La versione più accreditata, quella che ha generato più clamore, riguarda la presunta gelosia di Fariye Evcen, moglie di Burak Özçivit. Sembra che Fariye non vedesse di buon occhio l'intensa alchimia tra suo marito e Neslihan sul set, e che questo abbia creato tensioni e malumori. La figura di Fariye, in questa storia, è stata dipinta come quella della moglie gelosa, ossessionata dalla paura di perdere il suo amato Burak. Ma è davvero così semplice? È davvero giusto ridurre una persona complessa come Fariye a un semplice stereotipo? Si dice che Fariye avesse il divieto di visitare il set di Kara Sevda, proprio per evitare incontri scomodi e situazioni potenzialmente esplosive. Alcune fonti, non confermate ovviamente, parlano addirittura di scenate di gelosia e di interventi da parte della produzione per cercare di smorzare i toni. Immaginate la tensione sul set. Un'atmosfera carica di non detti, di sguardi di sfuggita, di silenzi imbarazzanti. La produzione, ovviamente, cercava di mantenere la calma, di proteggere il successo della serie, ma era inevitabile che queste tensioni si riflettessero sul lavoro di tutti. Ora, è importante sottolineare che queste sono solo voci, indiscrezioni riportate dai media turchi e spesso amplificate dal gossip. Non ci sono prove concrete che confermino la gelosia di Fariye Evcen, ma è innegabile che qualcosa sia successo. Ed è proprio qui che dobbiamo essere cauti. È facile lasciarsi trasportare dalle emozioni, dai pettegolezzi, ma è fondamentale ricordare che stiamo parlando di persone reali, con sentimenti veri. Un altro elemento che ha contribuito ad alimentare la polemica è il rapporto tra Neslihan Atagul e Kadir Dulu, suo marito. Si dice che Kadir fosse molto protettivo nei confronti di Neslihan e che non apprezzasse particolarmente l'eccessiva vicinanza tra sua moglie e Burak Özçivit. Anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali, ma è un'ulteriore tessera che va ad aggiungersi al puzzle. Kadir, a differenza di Fariye, è stato spesso visto come un uomo comprensivo e di supporto, ma anche lui, a suo modo, ha dovuto affrontare la difficile situazione. Immaginate cosa significa vedere la propria moglie recitare scene d'amore appassionate con un altro uomo, sapendo che milioni di persone stanno guardando e fantasticando sulla loro relazione. Dopo la fine di Kara Sevda, i rapporti tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit si sono raffreddati drasticamente. Non ci sono state più apparizioni pubbliche insieme,
Nessun commento sui social media, nessun segno di amicizia o di cordialità. Un silenzio assordante che ha alimentato ulteriormente le voci di una Roth. Ora definitiva. Questo silenzio, amici miei, è spesso più eloquente di 1000 parole. È un muro che si è alzato, una distanza che si è creata, un addio silenzioso che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca. Ed è qui che entra in gioco la famosa frase Nesli Anatagul aveva ragione. Cosa voleva dire? A cosa si riferiva? Questa frase è diventata un vero e proprio tormentone. Un mantra ripetuto dai fan, un simbolo di qualcosa di più grande. Ma cosa si nasconde dietro queste parole? Molti interpretano questa frase come un implicito riconoscimento da parte di Neslihan di aver subito un torto, di essere stata vittima di una situazione spiacevole e ingiusta. Alcuni sostengono che Neslihan si sentisse a disagio per le continue attenzioni di Burak e per la gelosia di Farie, e che questa situazione abbia influito negativamente sulla sua esperienza sul set. Forse Neslihan si sentiva intrappolata in una situazione che non aveva cercato, costretta a navigare in un mare di tensioni e di non detti. Altri, invece, vedono la frase Neslihan Atagul aveva ragione come un riferimento alla sua professionalità e alla sua capacità di gestire una situazione complessa e delicata. In questo senso, Neslihan avrebbe dimostrato di essere una professionista seria e competente, in grado di separare la vita privata dal lavoro e di portare a termine il suo ruolo nonostante le difficoltà. Forse Neslihan ha dimostrato una forza e una resilienza che molti non si aspettavano, riuscendo a superare le difficoltà e a rimanere fedele a se stessa. La verità, come spesso accade, probabilmente sta nel mezzo. È possibile che ci siano stati elementi di gelosia, incomprensioni e tensioni sul set di Kara Sevda, e che Neslihan Atagul abbia subito un certo disagio a causa di questa situazione. Allo stesso tempo, è probabile che Neslihan abbia saputo gestire la situazione con professionalità e maturità, dimostrando di essere una grande attrice e una persona equilibrata. La verità, cari amici, è un caleidoscopio di sfumature, un mosaico di esperienze e di interpretazioni. Ma quindi, chi aveva ragione? Difficile dirlo con certezza. Ognuno ha la sua versione dei fatti, la sua prospettiva e la sua esperienza. Quello che è certo è che questa vicenda ha lasciato un segno profondo nel mondo del gossip turco e ha alimentato un dibattito che continua ancora oggi. E forse, la risposta a questa domanda non è così importante come capire cosa possiamo imparare da questa storia. E Burak Özçivit? Qual è il suo ruolo in tutta questa storia? Burak, come spesso accade in questi casi, è rimasto in silenzio, evitando di alimentare ulteriormente la polemica. Ha continuato a lavorare, a concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua famiglia, senza rilasciare dichiarazioni che potessero compromettere la sua immagine. Il silenzio di Burak è stato interpretato in molti modi, da alcuni come segno di colpa, da altri come segno di saggezza. Alcuni lo criticano per questo silenzio, accusandolo di non aver preso una posizione chiara e di non aver difeso Neslihan dalle accuse e dalle speculazioni. Altri, invece, lo giustificano, sostenendo che il silenzio è la migliore strategia per evitare di alimentare ulteriormente il gossip e di creare ulteriori problemi. Forse Burak ha semplicemente cercato di proteggere la sua famiglia e la sua carriera, evitando di farsi coinvolgere in una spirale di polemiche. Fariye Evcen, da parte sua, ha sempre cercato di minimizzare la vicenda, smentendo le voci di gelosia e ostentando un'immagine di coppia felice e innamorata. Anche in questo caso, è difficile capire quale sia la verità. Forse Fariye era realmente gelosa, forse le voci erano esagerate, forse la verità sta nel mezzo. Ma una cosa è certa, Fariye ha dovuto affrontare una pressione mediatica incredibile, costantemente sotto i riflettori e costretta a difendere la sua relazione. Quindi, ricapitolando, abbiamo una serie televisiva di successo, un'alchimia palpabile tra i protagonisti, una presunta gelosia, un silenzio assordante e una frase enigmatica. Neslihan Atagul aveva ragione. Un mix esplosivo che ha generato un vero e proprio caso mediatico. E, soprattutto, abbiamo 3 persone coinvolte in una situazione complessa e delicata, costrette a navigare in un mare di speculazioni e di giudizi. E la verità? La verità, probabilmente, la conoscono solo i diretti interessati. Noi possiamo solo speculare, fare ipotesi e cercare di ricostruire i fatti sulla base delle informazioni disponibili. Ma la verità vera, quella che si nasconde dietro le quinte, rimane un mistero. Un mistero che, forse, non verrà mai svelato del tutto.
Quello che possiamo dire con certezza è che questa vicenda ci insegna quanto sia difficile giudicare le persone e le situazioni sulla base delle apparenze. Spesso, dietro un'immagine patinata e un sorriso smagliante, si nascondono difficoltà, incomprensioni e sofferenze. Dietro ogni storia di gossip, c'è una realtà complessa e sfaccettata che merita di essere considerata con rispetto e sensibilità. Ed è proprio per questo che dobbiamo sempre cercare di essere comprensivi, empatici e rispettosi nei confronti degli altri, evitando di alimentare il gossip e di giudicare senza conoscere i fatti. Dobbiamo ricordare che le persone non sono personaggi, che le vite non sono trame di soap opera e che le conseguenze delle nostre parole e delle nostre azioni possono essere molto reali. Bene, amici, siamo arrivati alla fine di questo lungo e dettagliato racconto. Spero che abbiate trovato interessante questa ricostruzione dei fatti e che abbiate apprezzato il mio tentativo di fare chiarezza in questa complessa vicenda. Ho cercato di essere il più imparziale possibile, di presentare le diverse versioni e di evitare di esprimere giudizi definitivi. Come avete visto, non è facile stabilire chi aveva ragione e chi torto. La verità è sfumata, complessa e probabilmente accessibile solo ai diretti interessati. Ma spero di avervi fornito gli strumenti necessari per farvi una vostra opinione e per comprendere meglio le dinamiche che si sono create dietro le quinte di Caraselda. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni utili e interessanti. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Chi credete avesse ragione? Cosa ne pensate del comportamento di Burak Özçivit e Fahriye Evcen? Lasciate i vostri commenti qui sotto, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. Voglio sapere se siete d'accordo con la mia analisi, se avete una prospettiva diversa o se avete informazioni aggiuntive da condividere. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici appassionati di gossip turco e di soap opera, e soprattutto, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi i prossimi video. Prometto che continuerò a portare contenuti interessanti e approfonditi sul mondo del gossip turco e delle soap opera. Grazie ancora per il vostro supporto e per la vostra compagnia. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte, ma forse la cosa più importante è imparare a guardare oltre le apparenze e a rispettare la complessità delle vite degli altri.